Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana. Una settimana che come dati macroeconomici non presenterà molte iniziative interessanti da monitorare, eccezion fatta per quelli di venerdì che seguiremo anche in un webinar, che sono i dati dell'occupazione USA. Dati dell'occupazione USA che con un mercato del lavoro ancora molto forte, la Fed e di conseguenza anche le altre banche centrali per trascinamento seguono con grande attenzione. Quantunque, secondo me, questa settimana risentirà probabilmente di quello che vi ho anticipato negli scorsi 5 giorni e per la precisione con il video di giovedì mattina scorso, che si chiamava Powell sgancia la bomba, ovvero Powell a Sintra ha detto nel simposio dei banchieri: noi non siamo molto preoccupati delle salite del mercato azionario perché riteniamo di avere altri mezzi per contrastare l'inflazione, nonostante che maggiori guadagni in borsa significhino più soldi da spendere, maggiori consumi e di conseguenza tensioni sui prezzi. Riteniamo che il credit crunch, ovvero le restrizioni dovute anche all'incremento del costo del denaro da parte delle banche verso la clientela privata piuttosto che aziendale, saranno quelle che a un certo punto faranno passare la voglia di investire, raffredderanno l'economia e i prezzi e potremo arrivare a conseguire mese più, mese meno gli obiettivi che ci siamo messi in mente. Le borse hanno capito l'antifona e sono, come vedete da questo grafico dell'S&P 500, che vi fa poi mostrare anche un altro aspetto tecnico interessante su cui ci concentreremo, le borse sono salite. Sono salite anche con delle sistemazioni interessanti di volumi che soprattutto sull'Europa sono state significative sull'Eurostoxx, e anche di questo ci concentriamo nella seconda parte di questo video. Facciamo anche una premessa: domani 4 luglio, festa americana per eccellenza, e di conseguenza, considerando che i future USA stasera chiudono alle 19:15, pur essendo regolarmente aperti anche i relativi listini, direi che dobbiamo aspettarci 2 giorni piuttosto tranquilli. Potrebbero arrivare alcune prese di profitto, ma la mia aspettativa è che non andranno a intaccare i trend rialzisti che su base giornaliera potete osservare sui principali indici di borsa e di conseguenza sui titoli che poi guidano questa salita di prezzi. Una salita di prezzi che, continuo a ripetere, è all'interno di una bolla molto chiara, però dovremmo cercare, a mio modo di vedere, di essere più elastici nelle nostre metodologie di ragionamento. Cosa significa questo? Significa che quando si parla di bolla, si parla di qualche cosa che ha delle caratteristiche di eccesso, di non più realismo rispetto ai dati fondamentali. E noi siamo abituati a paragonare ciò che stiamo vedendo adesso, soprattutto sul Nasdaq. Il Nasdaq ha fatto il 39% nei primi 6 mesi dell'inizio anno, con quello che è successo nei periodi precedenti. Ma le cose sono diverse. Quando ci fu negli anni 2000 la bolla del Nasdaq, da cui il Nasdaq che stava a 5.000 precipitò parecchio, i tempi, la tecnologia, la stessa società erano completamente diversi da adesso. L'importanza che i chip, tutto ciò che ruota intorno ai microprocessori ha, sui processi tecnologici che toccano la vita di noi consumatori con gli smartphone, ma toccano la vita delle aziende con macchinari sempre più precisi, sono cose non paragonabili. Ecco perché Powell dice: sì, la borsa sale, ma io vado a vedere altri tipi di contesti. Proprio perché, in un certo senso, l'azione che le banche centrali vogliono fare per calmierare i prezzi è entrata in una seconda fase, una fase nella quale le banche centrali sanno che il rischio che devono cercare di evitare non è quello di non centrare i target sull'inflazione che hanno in mente e che sono puramente teorici. Il 2% è teoria pura, almeno nel breve e medio periodo, ma i mercati creano il lungo attraverso il breve e medio. Ma al di là di questo, ciò che Powell sta cercando di capire è come posso salvaguardare l'economia in cui molti posti di lavoro verranno eliminati
a causa delle innovazioni tecnologiche sull'intelligenza artificiale che non si fermeranno mai più, non si tornerà mai più indietro, potranno provare a fare una regolamentazione per rendere apparentemente l'intelligenza artificiale una cosa che possa avere una parvenza di democraticità, ma non passa giorno, andate sui social e guardate le pagine sponsorizzate che vi offrono bundle di prompt, 1000 prompt da attaccare a ChatGPT e andare avanti. Questo è un processo che non si ferma, che rivoluzionerà il mercato del lavoro, rendendo le professionalità più importanti strapagatissime ed eliminando dal mercato del lavoro, ed è un passo verso i sussidi universali, tutta quella serie di persone che non servono più all'interno del ciclo produttivo. Lo vediamo anche nei licenziamenti delle banche. Le banche stanno eliminando tante persone e non avverrà soltanto lì. Questo, in un certo senso, farà sì che automaticamente l'inflazione andrà a calare e non è del tutto irrilevante il fatto che, oltre a sentire i latrati degli uomini politici italiani in testa sul fatto che BCE deve stare attenta sui rialzi dei tassi perché potremmo andare in un eccesso, sta diminuendo la componente dei falchi all'interno delle banche centrali, aumentando quella delle colombe che dicono sì, possiamo ancora limare verso l'alto qualcosa, ma diamoci una calmata, perché se tiriamo troppo rischiamo di rovinare un giocattolo che per ora, grazie anche ai guadagni di borsa, si regge in piedi. Un giocattolo nel quale quindi noi dobbiamo andare a monitorare gli eccessi. Vi spiego che cosa significa monitorare gli eccessi. Munitevi sulle vostre piattaforme di grafici giornalieri. Io so che nessuno di voi può, a meno che non decida di pagarli, munirsi di questi indicatori di equilibrio, ma so che potete tranquillamente mettere sulle vostre piattaforme indicatori quali l'average true range e l'indicatore di volatilità, dove vedete che il mercato sale perché la volatilità è in un calo fortissimo, non ancora replicante l'andamento sostanzialmente di volatilità progressivamente in calo che abbiamo visto prima delle correzioni parti finali del 2021 e poi inizio 2022. Erano anche tempi diversi, qui la correzione fu più forte perché ci fu il discorso della guerra e anche lì, attenzione, aumentano le probabilità che faccia una pace, la rivolta di Prigozhin eccetera eccetera, guidata dalla CIA, che ha dato alla Russia i piani, fanno finta di litigare, ma secondo me l'Ucraina non può più permettersi una guerra così prolungata e i paesi europei sono stanchi di cacciare fuori i soldi. Qui fu raggiunto il minimo della volatilità di S&P, 35, siamo a 44, con la differenza che 35 va messo in relazione con un periodo completamente diverso. Quello che si nota è che 4.000 sull'S&P, la media mobile passa da 200 a 400, è di gran lunga un livello chiave che ha fatto girare questo rialzo. E questo rialzo non è terminato. Con ogni probabilità non è terminato. Guarda dove si va a portare questa linea di proiezione. Sarà un rialzo garantito? No, garanzie nel nostro lavoro non ci sono. Probabilità, aspettative sì, non si può fare altro. Sarà un rialzo lineare? Non lo sappiamo. Potrebbe dare luogo anche a delle prese di profitto. Non questa settimana, la prossima cominciano le trimestrali. La volatilità è in calo e quindi significa che è pronta a fare un giro di nuovo verso l'alto. Non è scritto da nessuna parte. Quello che si può notare, che si può monitorare, è la distanza dagli eccessi. Io ho un sistema di chiavi di equilibrio che mi fa vedere quando i prezzi si allontanano dalle chiavi di equilibrio stesse. Qui ci fu una correzione, 4.120, 4.460, 340 punti, correzione brutale. Altro piccolo eccessino qui sotto,
4020, 4290, 270 punti di eccesso, correzione brutale. Qui cosa abbiamo avuto? 4500, 4250, 250 punti. Qui dove siamo messi? A 4500 contro 4300, sono 200 punti. È un eccesso, ma è molto meno di quelli che hanno dato vita alle correzioni. Di conseguenza, se voglio andare a correggere 250-300 punti, devo andare a 4550 almeno. E lì posso cominciare a pensare di mettere degli allarmi per un'eventuale zona di eccesso. Perché? Perché in termini anche di volumi, e qui dobbiamo tornare ai time frame orari, abbiamo visto delle cose interessanti. H1, guarda la botta di volumi qui sotto a chiusura del trimestre, semestre, eccetera, eccetera, hanno fatta tutta qua sopra. Hanno venduto, hanno comprato, se guardi le candele, chiaramente la candela parte sui massimi, chiude sui minimi, è rossa. Però se vai a vedere la forza delle pressioni in acquisto, le pressioni in acquisto sono di acquisto. Parimenti, salto carpiato, volumi fortissimi sull'Eurostoxx. E anche stamattina l'Eurostoxx, vedete, che picchiano giù ma poi richiudono, fanno attività di vendite di cabotaggio strettissimo. Qua avevamo un 4436, 4312. 4,36, 4,312, arrotondato ai 120 punti. Ora siamo a 4,350 con la chiave, più 120 fa 4,470. A 4,470 metterò un allarme su Eurostoxx per un'eventuale discesa. Tenendo anche presente che sto osservando con grande attenzione i VXL, gli obbligazionari, su grafico daily. Attenzione a una risalita del trentennale tedesco questa settimana sopra i massimi di settimana scorsa. Passa la media mobile, va confermata, ma direi di fare attenzione perché a fronte di una volatilità molto bassa io ho un sentiment in accumulo su questa discesa. Questo sta a significare che forse BCE può aumentare, ma è nella parte finale dell'aumento, e se questo è vero, giudicando i movimenti sul trentennale, aumento di prezzo, diminuzione di rendimento, questo mi fa pensare che siamo sulla parte terminale della cattiveria delle banche centrali. Come abbiamo detto tutte le altre volte, ciò non significa granché, perché se i tassi permangono a lungo elevati, gli effetti non positivi sull'economia potrebbero manifestarsi in maniera più ampia. Però cominciamo a monitorare questo perché su questa discesa dei rendimenti, che sono molto elevati, il mercato sta facendo delle scommesse anche per la borsa. Perché? Perché discesa di rendimenti a un certo punto, prima o poi, potrebbe costringere le banche centrali stesse a fare discesa dei tassi per ratificare lo status quo di un mercato che non crede più di tanto a tassi alti per 12 mesi. È una partita tutta da giocare ed ecco perché i trend che stiamo vedendo potrebbero avere sia quelli che dal basso vogliono andare verso l'alto, sia quelli che dall'alto vogliono andare verso il basso. Questi trend potrebbero avere ogni tanto dei vuoti d'aria. Aumenterà quindi una volatilità non persistente ma in alcuni momenti minacciosa. Sono tutte cose delle quali poi parlerò anche nei webinar di questo mese. Buona giornata a tutti e buon inizio di settimana a tutti voi.